ed è arrivato il momento di tornare a casa perché la macchina più di 6 mesi non può stare in Russia, quindi ne approfitto adesso perché mamma è in ospedale, vorrei andarla a trovare e la macchina comunque non mi serve qua, quindi è solo un costo in più. Tra l'altro sto continuando a pagare il bollo e l'assicurazione in Italia, che non ha senso, che è obbligatorio finché non dichiari la macchina venduta o più o meno immatricolata da un'altra parte, ma immatricolarla qua non ha senso, costa quasi più il valore della macchina stessa, quindi mi sa che o la venderò o la lascerò ai miei, insomma, adesso decideremo. Quindi sto valutando adesso il percorso al contrario, e il percorso al contrario è più o meno simile a quello di andata, con la differenza che stavolta non passerò dalla Germania e poi andremo di nuovo al confine. Qual è il problema? Il problema è sempre la dogana, perché non si sa mai quanto ci voglia. Cioè, l'ultima volta ci ho messo più di un giorno ad uscirne, quindi è inutile adesso stare a prenotare, perché se poi dopo arrivo là e ci vuole quasi un giorno, mi sballa tutte le prenotazioni e vado a perdere un botto di soldi. Quindi arriverò alla dogana e in teoria ci vorrebbe meno tempo dell'andata. Check. Merendine. Ecco la mia bellissima supercar. E siamo pronti per partire, questa volta non c'è nessuno a salutarci, quindi nessun addio strappalacrime, quindi partiamo per Lucchi qualcosa, non mi ricordo mai il nome di quella città, dove abbiamo dormito subito dopo la dogana. Prometto che questo video sarà molto più breve a meno che non succeda chissà cosa. Quindi com'è guidare dentro il traffico di Mosca? Bah, non è tanto differente da Roma a Milano. L'unica cosa che cambia è che hanno strade gigantesche, macchine gigantesche, la mia povera Kia sembra una macchinina ridicola in confronto. Sicuramente dobbiamo fare benzina qua perché costa tipo 70 centesimi al litro. Comunque la pulizia delle strade qua è qualcosa di assurdo, ci sono camion che continuano a passare tutti i giorni per pulire le strade. Guarda sto palazzo, questa è un'università. I pro e contro di fare il viaggio al contrario. Partiamo dai contro. Non mi va, non c'ho voglia di farmi altri 7 giorni di viaggio da solo, cazzo. I pro: abbiamo la macchina vuota e possiamo fermarci dove cazzo ci pare. Non abbiamo fretta, quindi possiamo fermarci dove cazzo ci pare. Torneranno a funzionare molte applicazioni, tra cui Instagram, YouTube Music, che adesso non posso usare se non col VPN. Alla dogana non ci dovranno controllare di nuovo tutti i bagagli, tutta la macchina. Potrò tornare a casa a rivedere i miei amici, i miei parenti, potrò prendere tutte le cose che mi sono segnato, che mi sono dimenticato. E in questo caso torneremo con l'aereo, basta, con la macchina. Ma la mia parte preferita è che la macchina è vuota, non devo stare con l'ansia di dover parcheggiarla e soprattutto va che è una bellezza. Mamma mia, avevo dimenticato quanto fosse prestante questa macchina. Il bello di questa strada è che da Mosca fino alla Lettonia è tutta dritta, quindi non serve neanche il navigatore, ormai l'ho spento perché è tutta dritta. Un'ora e 20 e siamo quasi arrivati. Avevo promesso che avrei parlato poco, che sarebbe stato un video corto e ho mantenuto la promessa. Ma adesso sto un pochino accusando la stanchezza. Non lo so perché sono già stanco. Potrei anche andare in bagno, ma forse per quello che sono stanco, che me la sto tenendo da un bel po'.
E non parlo di quella piccola ma di quella grossa, ok? Darkness calling me heartless, what could have been? Вы по-русски понимаете? Allora, пельмени. Пельмени будете? Пельмени? Пельмени. Perfetto. E smetana. Сметаной. Mhm. Хлебушек надо будет? Mm? Хлеб. Хлеб. Да, да. Пару кусочков. Пару кусочков. 2 кусочка. 2 хлеба. Один. Один. Все, прошла оплата. Приборчики. И можете присаживаться на веранду. Ok. Made for life. Cioè, ho pagato 239 rubli, che sarebbero 2,5 euro più o meno, per un piatto di ravioli praticamente, che sono i pilimini buonissimi, e una birra grande. 2,5 euro per cenare. Fantascienza. Adoro i pilimini. Questo poi la smetana, una specie di panna acida buonissima. Il mix insieme è perfetto, cioè io la metterei ovunque sta smetana. E sono delle specie di ravioli di carne, però non so, hanno qualcosa di diverso, sono più leggeri, hanno una pasta molto più leggera. Buoni. E si possono prendere di carne, vegetariani. Gli sviniti. Спасибо. E siamo tornati all'hotel dove ci eravamo fermati la prima volta. Qui posso prendere le mie ciabatte, quelle che voglio io. E macchina... Можно. Можно здесь, можно там, как вам хотите. Ah, ok. Aha. Oh, Вот ключ. ok. Здесь никого нет. No, niente. Ok, Все, отдыхайте. spasiba. Все, доброй ночи. Abbiamo mangiato, doccetta fatta e domani si parte per la dogana. L'altra volta era al culmine di tutto il viaggio, questa volta arriva subito, quindi sapremo subito se ci fanno uscire senza problemi o ci saranno altri problemi. Probabilmente sì, ho questa sensazione. Se no, dice l'intelligenza artificiale che in tipo 2 o 3 ore dovrei essere in Europa. Non succederà mai. Oh yeah. Wanna get up, no nothing but them possibilities. Sembra ieri che eravamo alla dogana. Alla fine sono passati poco meno di 3 mesi. Fall in love with me, got that style to make 'em stare, got that Leo energy. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Everybody tell me that they want this life forever. Здравствуйте. Put your hands Так, ваша четвертая? I can? Video. First. Кофе, водичку. 4. Нет. Покушать. Мгм. Бонусного нашего нету? Как? Пожалуйста. Извините, я не говорю по-русски. Пожалуйста. Спасибо и до свидания. pretty like a diamond. That's why we stay shining. Gold, you know, baby, I'm the treasure. Diamonds are forever. Stay golden, you got it. We know that we hush. Gold, whoa, pretty like a diamond. That's why we stay shining. Ok, siamo arrivati al confine, c'è una macchina davanti a me di un tedesco e ho dovuto superare tutta la fila di camion, mi sono anche fermato a chiedere ma posso, perché comunque c'è la corsia per i camion e la corsia per le macchine, anche se c'è la linea continua, perché la mia corsia era occupata tutta da camion, mi sono potuto immettere lo stesso. Come sempre ritiro tutte le telecamere per non avere problemi, mi raccomando. Spegnete tutto, se avete camere, cose, non fate foto e video col telefono. Quindi cosa devi fare? Una volta che arrivi qui, la prima cosa da fare è prendere i tuoi documenti, passaporto e la carta di circolazione dell'auto e presentarti lì allo sportello dopo aver superato tutti i camion, eccetera. Ti danno un bigliettino con una freccetta e un numero
e niente, aspetti il tuo turno, ti dicono di aspettare in macchina, ti chiamano loro quando è il momento di passare. Niente, siamo qua da mezz'ora, una brutta sensazione, tra l'altro devo andare in bagno, cazzarola, potevo cagare in mezzo alla natura. Un'ora fermi qua, tra l'altro fa un caldo boia oggi, cioè ha sempre fatto fresco da quando sono qua in 3 mesi, oggi fa un caldo boia. Dice il rosso davanti a me che ti fanno cenno quando puoi passare, non ho capito come, ve lo dirò dopo. Fantastico, ci hanno fatto cenno, entrate, siamo passati in 3 auto, quindi dai. Ok, siamo alla dogana russa, quindi abbiamo aspettato solo un'oretta, buono, ottimo. Sono andato in bagno. Bagni puliti, tra l'altro puzzano un pochino, ma c'è lo spray, perché i rossi sono carini, c'è lo spray per il bagno. Mi porto dietro sempre le salviette, vi consiglio vivamente sempre di farlo, queste sono vitali, le salviette per il culo, ma anche per pulire la tazza, e così ti puoi sedere tranquillamente. Ci ho passato 3 salviette disinfettanti all'alcol. Sono quasi le 4, noi siamo entrati che era le 11:30, mezzogiorno, non mi ricordo bene, quindi più o meno 4 ore e mezza che siamo qua, e abbiamo finito di controllare tutti i bagagli, perché sì, alla fine ti devono ricontrollare i bagagli e scannerizzarli. Ok, sono le 5:15, quindi sono 5 ore e un quarto che sono qui. Mi hanno fatto fare di nuovo lo scan della macchina, solo a me tra l'altro, non so perché. Ore 8:20, hanno trovato un cazzo di cavillo in Lettonia, ho aspettato altre 3 ore, dalle 5 fino alle 8. Mai più, non voglio mai più fare una dogana con la macchina, va bene quella all'aeroporto, basta e avanza, mai più. Se vuoi fare sto viaggio, cazzi tua, cerca di avere tutto tranquillo, tutto in regola, cerca di capire se non ci sono problemi, controlla 3 volte tutti i documenti. Alla fine era tutto a posto, però 3 ore. Si va, siamo già in Lettonia, si va in hotel, si va a dormire. Poi dici che non devi bestemmiare, cioè dove cazzo mi porta Google Maps? Che è una strada questa? Salentina. Signori, io non so dove cazzo siamo finiti, ma è più di un'ora che stiamo in queste strade di merda, cioè brava Lettonia un cazzo, ritiro tutto di quello che ho detto nell'altro video, ma poi fa delle strade così, porca puttana, io non capisco. Ma l'andata ho fatto una strada stupenda, cioè vuol dire che c'è una strada sola asfaltata in tutta la Lettonia? Ma mi puoi far passare in certe strade? Anche cazzo Google, porca c***o, lo sapevo, devo mettere Waze da subito. Vediamo cosa mi dicono. Hello. Traffic police. Yeah. Documents, okay? Да. На русском? Italia. Italia. I have a question. Okay. The street. This street. Yeah. It's for many kilometers. Maybe 7 kilometers. Ah. Okay. And then will be a chassis. Because my Speak only English, yeah? a little. First time stop the police in the Latvia. No. Simpatici gli agenti di polizia. Mi hanno detto che questa strada continuava ancora per 7 km e in effetti adesso vedo che la strada finisce. Ah, fantastico, asfalto. Mamma mia, non ne potevo più. Dicevano tra l'altro che è pericolosa questa strada perché è trafficata dai migranti clandestini. Se si piantava lì la macchina, ma io cosa cazzo facevo a quest'ora? Cosa cazzo facevo? Ma allora
Ok, il posto non è dei migliori, però 32 euro per una notte, un intero appartamento, dai. Anzi, volete vedere l'appartamento? Ok, questa è la porta d'ingresso e vabbè, non è il massimo. Il bagno puzza una cifra, ma almeno ha fatto il suo dovere. E questa è la mitica stanza da letto, 2 divano letto, quindi posto fino a 4 persone, credo. Ho dormito anche bene, nonostante puzzasse il cuscino, puzzasse il divano e tutto il resto. E la cucina, vabbè, che neanche l'ho usata, tanto non mi è servita niente. Ma sì, cioè 32 euro va benissimo. Va bene, oggi si va a Varsavia. Ci rifaremo lì con l'appartamento. Ho preso un appartamento per 2 giorni, perché voglio vedere Varsavia. I want you to know I'm letting time just pass me by until I find Ieri mi sa che siamo stati sfortunati noi, abbiamo beccato l'unica strada non asfaltata, l'unica zona dove non era asfaltata. Mio consiglio, restate sulla strada principale quando uscite dalla dogana, quindi prendete una casa che sia sulla traiettoria per andare verso la Lituania, altrimenti vi perderete in queste strade non asfaltate e non ne uscirete più. E siamo in Lituania, la mia amata Lituania, quanto mi piace sto posto, bello bello bello. Lituania e Lettonia hanno dei paesaggi stupendi. Siamo al 6 di settembre, fanno 27 gradi. La cosa strana è che la Lituania sta più al nord della Polonia e l'altra volta faceva più freddo in Polonia che in Lituania. Adesso vediamo che temperatura farà a Varsavia. Ultimo consiglio che vi do sulla Lituania, poi basta. Usate Waze, perché vi dice dove stanno tutti gli autovelox e soprattutto dove stanno i controlli medio di velocità, perché ci sono anche quelli. Tra l'altro siamo su una superstrada, 2 corsie col limite di 90. Ma perché? Perché queste cose? Lituania, eri un paese così perfetto. Ok, visto che il viaggio non è breve, mi sto imparando un po' il russo per tenermi un po' impegnato. Adesso stiamo con i giorni della settimana, vediamo se ho imparato. Allora, понедельник, вторник. Bravo, adesso turnica e metti il piede sinistro qua. Turnica e metti... Girati! Eddie, girati! Slieda, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Se riesco a ripeterli domani. Ok, siamo finalmente in Polonia. In effetti avevo letto che c'erano dei controlli un po' per l'immigrazione, dicono che c'è tanta immigrazione dall'Asia verso l'Europa, ma l'unica targa particolare che ho visto oggi è la mia. La cosa più triste di questo viaggio è vedere tutti questi mezzi militari che continuano ad andare verso Lituania, Lettonia. Vedo le mie tasse dove finiscono. Quando è che il mondo imparerà? Quando è che finirà questa guerra di merda? Che palle, che palle. Dovremmo essere tutti un popolo unito e fare del bene al nostro pianeta, invece siamo ancora qui che ci facciamo i confini, la guerra, chi uccide per la religione, chi invece perché vuole il territorio di un altro. Ma basta, siamo tutti esseri umani, dovremmo tutti collaborare, invece siamo ancora così a farci i dispetti come i ragazzini. 10 minuti e siamo arrivati a destinazione, siamo arrivati a Varsavia. Non credo che mi farò un altro viaggio in macchina per la Polonia, però è stato un piacere. Beh, il posto sembra eccezionale, mi sa che ho cercato bene stavolta. Tra l'altro ho cercato un posto dove potessi parcheggiare, qua è pieno di parcheggi anche a pagamento, mi va bene lo stesso. Allora, ce l'abbiamo fatta a farci un giro a Varsavia, cioè oddio, adesso siamo appena arrivati, non ho visto ancora niente, nel senso domani ci vediamo un po' la città. Adesso vado a prendere la giacchetta che fa freddo in Polonia. Io adoro questa città, noi siamo qui. Per me Varsavia è una città che gliel'ha fatta, ma gliel'ha fatta veramente, cioè è bellissima, è tutta pulita, guarda, neanche sta merda mi dà fastidio. Guarda che palazzo. Praticamente sto riguardando Varsavia in miniatura.
Io potrei stare qua tutto il giorno, cazzo, mi viene da piangere. Noi dobbiamo prendere il 33, cotoletta alla milanese polacca.